Welcome back. I'm Gary Parr, and you are listening to Fiber Talk, the twice-weekly podcast for needlework artists. Our artist this week, from the magazine Giuliana Ricama, Nicoletta Carbone. Nicoletta, welcome. Thank you, Gary. Hi. I want to greet you and all the Fiber Talk listeners. I am Nicoletta Carbone. I'm 38 years old, and I am a sales manager and customer relationship manager for Giuliana Ricama magazine. It's a pleasure and an honor to be here with you today, and for this I thank you, as I thank all the friends from abroad, United States, Australia, etc., who have started to follow and appreciate Giuliana Ricama magazine. Yep. Well, thanks for doing this. Now, to help us out here, Marie is going to be the interpreter. So we're going to work through an interpreter here. So I'll make a comment, ask a question. Marie will interpret for Nicoletta, and we'll go back and forth that way. Then we keep the English and the Italian in the interview. So a little different here for our regular Fiber Talk listeners, but the best way to do it so that we get everything, and Nicoletta is most comfortable talking rather than forcing her to do English. Though I will say her English is quite good enough, but we'll go for comfort. So Marie, Yes, hi everybody. Mari. Hi everybody. Rolling R's and getting the emphasis correct, not my specialty. All right, so thanks, ladies, for doing this. This is gonna be most interesting. This magazine, Giuliana Ricama, beautiful publication, and really, you guys were kind enough to send me a couple of copies. Just a gorgeous publication in terms of layout and design, photography. How old is this magazine? What is the audience? What are you trying to achieve with the magazine in terms of delivering needlework information? Allora, la prima domanda, Nicoletta, per te è la seguente. Un po' di storia della rivista, quando è nata, a chi si rivolge, come lavora. Mi avete mandato un paio di copie e devo dire che il design, il layout sono bellissimi da vedere. Ok, Giuliana Ricama nasce nel novembre del 2014 a Verona ed è nata appunto per la volontà di eGraphic, la nostra ditta, di dare una rivista di qualità che valorizzasse il ricamo, cosa che un po' di anni fa mancava. The magazine was set up for the first time in November 2014 in Verona, Italy, the city of Romeo and Juliet, as you know, and by the company eGraphic that wanted to introduce on the Italian market a quality needlework magazine which was missing on the Italian market. Esatto, la rivista Giuliana Ricama è una rivista che va a coinvolgere le principali scuole e gruppi italiani di ricamo, quelle che poi loro chiamano guilds fondamentalmente, e lavora a loro fianco rivolgendosi quindi non solo a chi fa scuola di ricamo e frequenta i gruppi, ma anche diciamo al privato appassionato che vuole una rivista completa che gli dia anche le istruzioni per potersi divertire a ricamare. Giuliana Ricama involves and works with the what you call guilds and needlework schools, but at the same time it just addresses even private citizens, private people looking for new proposal for the needlework work and to be guided in this marvelous world. Last thing, Giuliana Ricama si focalizza fondamentalmente sul ricamo a mano. Abbiamo avuto delle escursioni sul needle lace e il bobbin lace e non il punto croce. Mainly our focus is hand needlework, not cross stitch. We had a few I would say articles on needle lace and bobbin lace, but mainly is hand needlework as main focus for the magazine. Yeah, and your audience, do you tend to
try to reach a more advanced needleworker, or do you try to reach people at all levels? Qual è il tuo pubblico, il pubblico della rivista? Sono soprattutto degli esperti del ricamo o delle persone che fanno il ricamo di qualsiasi livello? Allora, Giuliana Ricama è strutturata per proporsi con alcuni progetti semplici, quindi che possono fare anche le persone con delle competenze basilari, ma puoi trovare anche dei progetti molto più complessi, anche proprio per la natura delle tecniche, per esempio il reticello, che sono già complessi di suo, quindi puoi trovare l'una e l'altra cosa. Mm-hmm. In reality, I would say that Giuliana Ricama addresses and focuses on both type of audiences because it depends on the type of project. We do have simple projects that can be addressed and testing for people who are not so expert and therefore they have basic knowledge of needleworks, but also to more advanced people in the techniques of needlework, of course. Now, your parent company is a publisher of art books, higher end books. Is that of course gives you a real advantage when it comes to layout and design because you have a real appreciation for what makes a beautiful publication. That also, I assume, gives you considerable resources in terms of photography and art and layout and graphics. La casa madre Sì. della rivista è una società che si occupa della pubblicazione di riviste di arte e questo sicuramente vi lascia a disposizione tutta una serie di fonti e di strutture, per esempio la fotografia, eccetera, eccetera, sì, che chiaramente si vede dalla rivista. Certo, infatti sì, Graphic dal 1979 fa questo, si occupa della produzione, quindi dalla progettazione alla realizzazione di cataloghi, riviste e libri d'arte per altri editori. Mentre Graphic since 1979, in fact, has been publishing catalogs, books, magazines in the art sector from the design to the final end product, I would say. Infatti noi lavoriamo proprio dalla progettazione del libro, siamo specializzati nel libro d'arte, quindi la nostra qualità nella fotografia, la particolarità dell'impaginazione deriva proprio da tanti anni di esperienza nel settore. And considering that the mother company is just specialized in this type of publication, the fact that they have such a huge attention paid to details, to photography, precisely depends on such a long-lasting experience in the field of artistic book publishing. The magazine uniquely laid out because you offer several projects in a magazine, but I like the way that you tell about the projects and show them in photography in the front half of the book, in addition to articles about needleworkers, but then all the information about how to execute the projects is in the back. Is that the way you intended it initially, or is that something that you shifted to as time passed? L'organizzazione della rivista dice ci sono vari progetti, il layout come è fatta, nella prima parte c'è tutta la spiegazione, poi invece i progetti li lasciate nella seconda parte della pubblicazione. È così che l'avevate pensato o è una scelta che è stata fatta strada facendo? No, l'abbiamo proprio pensata in questo modo, quindi esatto, c'è una parte iniziale dove andiamo a presentare i vari progetti proposti dalle scuole, le varie tecniche, e nella seconda parte della rivista lasciamo spazio a disegni, schemi e spiegazioni. Uh-huh. E poi in mezzo ovviamente ci sono qualche articolo di interesse, qualcosa o di storico, insomma qualche altro tipo di articolo, però sì, questa è la struttura con cui è nata la rivista. This is in reality, Gary, this is precisely the structure that we thought about the magazine, in the sense that in the first part we do have
have a general overview of the techniques and introduction of the skills. And then in the second part, we do have the project. In between, there can be articles on focus on a few aspects, but it was the way it was initially conceived. Well, I love, as a magazine editor, I love the layout and the structure of the magazine, because it allows us to savor and enjoy the projects. And then if we're interested, we know where we can go to get all the information all compact into one section. So it's very, I think, very useful, both from an enjoyment perspective and from a needleworker projects perspective. So, bravo to you. Yes. È molto bravo a questa idea che avete avuto, perché a lui piace molto l'idea che puoi avere tutta la parte generale di spiegazione della tecnica, di rimandi alle scuole, ma poi puoi comunque avere nella seconda parte tutti i riferimenti tecnici per i singoli progetti. Quindi applauso per questa scelta. Grazie, thank you so much. E infatti sì, allora lui avrà notato che il nostro modo di proporre le spiegazioni probabilmente è un po' diverso a quello a cui sono abituati, perché corrisponde alla nostra cultura, alla nostra modalità di concepire il ricamo. Probably you have remarked, having received a couple of copies of the magazine, that the way they explain everything is a bit different than the American or the Australian way, because it's just more similar to the way we consider needlework here in Italy. Yes. Well, I like in the back end where you explain how to do things, that all of the stitches are shown photographically and really well done. So it's very easy to follow. So it's la parte dove dai le spiegazioni tecniche, dove ci sono tutte le immagini, a lui piace molto perché è facilissimo da seguire. Benissimo, ci impegniamo molto per questo. It's a huge job to do. Yeah. No. And we're extremely committed to do it in the best possible way. Yeah. Now, as an editor and photographer both, I know exactly what kind of work goes into delivering that. That's not easy. Non è facile. Io mi occupo di fotografia, mi occupo di riviste, mi occupo di impaginazione, so che cosa c'è dietro al vostro lavoro, Nicoletta. Bene, allora ci capiamo con Gary, perfetto. Perfect. We are on the same line then. Yes. Now talk about the artists that you use to submit projects. It looks like you use a good number of Italian artists, but then some from other parts of the world. And then the two issues I have, Kyoko Miyagoshi has a Tamari ball article in each of them. Is that a consistent thing? Allora, dice che per quanto riguarda gli artisti che voi fate partecipare alla rivista, ci sono sicuramente degli artisti italiani, poi ci sono delle ricorrenze sempre degli stessi artisti, credo che ne abbia citata una che è ricorrente. Sì, è una scelta che voi avete fatto o è un puro caso? Allora, no, normalmente noi andiamo a coinvolgere come base, dicevo, le nostre scuole e le nostre tecniche italiane, perché l'obiettivo della rivista è quello di continuare a diffondere questa cultura e quest'arte. Dall'altra parte, però, siamo molto contenti di poter fare delle collaborazioni internazionali, perché la nostra rivista deve essere un luogo di scambio culturale. Quindi all'inizio dell'anno noi decidiamo chi andare a coinvolgere, oppure anche strada facendo, insomma, ben vengano anche collaborazioni come quella con Kyoko, che è durata un anno. Mm-hmm. Generally speaking, we tend to cooperate with the Italian guilds, trying to advertise and promote the Italian techniques. But at the same time, we are open to any international cooperation. And at the beginning of the year, we just make a plan who are the main artists we would like to involve. And the one with Kyoko, which was decided at the beginning of the year, lasted for a year as a cooperation. That is why you quite often find her articles and contributions. Scusa,
Mariolina, digli l'importanza che la nostra rivista deve essere un luogo di scambio Sì, culturale. sì. Oh, What grazie. matters, and this is a real key point to focus on. The magazine must be a cultural exchange site and place. Okay, good. All That right. what really matters for them. Yes. All right. That's good because it comes through in the articles and in the mixture and structure. That comes through. So it's. Ha detto che si vede perfettamente dagli articoli e dalla struttura della rivista che Chiaro. vuole essere questo. Benissimo, mi fa piacere, sono contenta. Pleasure that you just remark it because that's their intention, their focus clearly. Well, it works. It works. And good choice using Trish Burr from time to time too. You can't ever go wrong with a Trish Burr design. Ha detto che funziona molto bene e anche col design. Sì, perché poi Trish l'abbiamo conosciuta personalmente 3 anni fa, è venuta proprio qui a Verona perché qui nel nord Italia c'è una maestra che lei ha autorizzato a insegnare la sua tecnica e insegnare con i suoi disegni e quindi abbiamo creato un momento dove Trish è stata con noi e ha fatto un corso qui a Verona e niente, ci siamo piaciuti subito. They met Trish 3 years ago in Verona, and I think there's a person here in Verona that is authorized to teach her techniques. And when she came over, they created an event and a time when they met, and they loved each other. That's why they do have frequent cooperation with Trish, of course. Good move there. She's a tremendous talent, no doubt about it. Ha detto che avete fatto una mossa vincente perché è un talentissimo. Certo. And that's not to sell the Italian designers in your magazine short. There is just some gorgeous work here, and that was one of the reasons that I wanted to talk to you folks, is just to kind of get a sense of Italian embroidery and needlework, because it's not something that we run into much here in the States. Ha detto questo però senza togliere niente a tutti gli artisti italiani, perché da quello che vede dalla rivista, dalle copie che gli avete mandato, ci sono degli artisti che veramente sono eccezionali da quello che vede e non è qualcosa che normalmente loro sul loro mercato incontrano molto spesso, Nicoletta. È per questo che ha pensato di incontrarvi, per proprio parlare di questo. Ok, fantastico, sì, è proprio vero. In Italia abbiamo una grande eccellenza nel ricamo, talvolta troppo poco conosciuta. We do have an excellence in needlework in Italy, and quite often it's not so widely either recognized and known as well. Yes, I would agree. All right, so, and I'm just itching to talk about the needlework hobby in Italy, but we also need to explore the English version now of Giuliana Ricama. So talk about the decision to produce an English version and what that version is like in comparison to the Italian version. Identical, adjustments, different? How is that all put together? Come mai la decisione di Ho capito. pubblicare Giuliana Ricama anche in inglese? È diversa, è uguale? Perché? Come? Ok, abbiamo visto in questi anni, pubblicizzandoci anche attraverso i social, che molte persone dall'estero si abbonavano a Giuliana Ricama, pur essendo una rivista in lingua italiana. Allora abbiamo pensato che, visto il grande interesse appunto per il ricamo che c'è in paesi come gli Stati Uniti, l'Australia, se piaceva l'italiano, cosa sarebbe successo se fosse stata in inglese? Okay. Quindi sì, la rivista è l'esatta traduzione, non è una diversa edizione, è l'esatta traduzione della rivista italiana. Okay, through the advertising we had on the social media here and there, we just remarked in the last few years that we were receiving many subscriptions to the magazines from abroad, United States, Australia, whatever, and therefore we just perceived that there was a huge interest on the magazines in these different countries, and therefore we decided to translate the magazine into English, which is the exactly correspondence. It's not a different magazine, it's just a translation of what you have in Italian into English. Voglio aggiungere, scusate, un'altra cosa. È chiaro che la traduzione è una grandissima sfida, è la cosa più difficile, perché
questo nasce proprio nella natura dell'Italia, le terminologie cambiano a 30 km di distanza l'una dall'altra, quindi già è difficile trovare un vocabolario comune nella stessa lingua italiana. La traduzione in inglese è veramente difficile, ma ci stiamo impegnando a creare un glossario e fare del nostro meglio per sistemare. Chiaro che ci vorrà tempo. Mm-hmm. It's a real challenge, anyhow, because it's because in Italy, 30 kilometers apart, the same needlework is differently, I would say, called. The name is totally different, 30 kilometers apart. So imagine when you do have to translate such a specificity into a different language. Yes. We are working hard. We are doing our best. We are just setting up glossaries and everything and refining the translation on the way through. It's not perfect, we know it, but we are trying to be excellent and we will make it, I'm sure. Yeah, I can imagine just the terminology alone has got to be an incredible challenge. Solo la terminologia, Gary dice, sicuramente è una sfida. Sì, la parte difficile. That's the difficult part of the translation, of course. Right. Now, you're doing 6 issues a year? 6 uscite l'anno? Esatto, è una rivista bimestrale, quindi 6 uscite l'anno. Every 2 months, yes, 6 issues per year, yes. Okay, exactly. and then I want to make sure I have this right. For people who want to subscribe, and I encourage you to subscribe because you want this magazine, folks. You mail, 2 issues at a time overseas just to keep costs under control? Ok, I ask her. Come funziona se uno fa l'abbonamento? Nel senso, ne mandi 2 per volta per ridurre i costi di spedizione? Come lo gestisci? Perché lui ha detto, nelle righe, non so se l'hai colto, Nicoletta, che ha chiesto di abbonarsi perché non possono fare a meno di questa rivista. Ok, perfetto. Sì, allora, chiaramente il problema, cioè l'aspetto delle spedizioni è chiaramente un altro aspetto difficile. Noi abbiamo l'abbonamento standard, che è quello che prevede, abbonamento standard all'estero, che prevede 3 spedizioni da 2 riviste ciascuna. Okay. Per mantenere basso il costo di spedizione il più possibile. E dopo ti spiego l'abbonamento gruppi. Se Okay. Sì. Clearly shipping is a difficult part because it involves cost. So the standard subscription, which is what is provided, is generally 3 forwarding throughout the year of 2 copies each time to lower the cost at maximum, of course. And then, Nicoletta will explain it in a minute, there is a group. Sì, c'è una bella possibilità per i gruppi, per le guilds o insomma per chiunque possa fare l'abbonamento di gruppo. Devono appunto trovarsi, importante che glielo spieghi questo, in almeno 3-5 persone. E quindi gli facciamo un costo inferiore e hanno la spedizione DHL invece ogni bimestre. Okay, if you decide to get the group subscription, it means at least 3 people all together. You can have anche 20 per dire. But you can even have 20 if you want, of course, clearly, but minimum 3. It means that you get DHL shipping and every single issue is sent to you, not 3 times a year, but every 2 months. Okay, so for us in the state, anybody who wants the English version, then get 3 people together and subscribe, and then you will receive each issue by DHL when it comes out. So you'll have 6 issues throughout the year rather than receiving 3 shipments of 2 issues. Hai capito? Ti ha riassunto. No, nel caso in cui se sei almeno in 3 e fai un abbonamento di gruppo, ricevi la rivista con la stessa uscita nell'italiano, quindi non 3 volte ma ogni 2 mesi con DHL. Sì, è l'unica per adesso, gli dici per adesso è la soluzione migliore che abbiamo trovato. Riusciamo a spalmare il costo della spedizione su più riviste, no, con l'abbonamento di gruppo, e quindi riusciamo a essere un po' più competitivi. Vedremo il prossimo anno cosa combiniamo. This is the best solution that they found. They are still looking for something else and something more convenient. Of course, having a group
Subscription mean spreading out the cost of shipping on different subscription, of course, and that allows them to lower cost and at the same time to send through the magazine when it comes out. Great. Well, that's an excellent way for guilds here in the States, in Australia, wherever, to band together and get subscriptions. So that's very good. Very good. That's excellent. Thank you. Hai detto che è un'ottima scelta per i guilds, chiaramente, sia negli Stati Uniti che anche in Australia. Ok, perfetto. Yep. So we mentioned at the beginning that one of the things that you guys work with local guilds and use artists from local guilds. Talk about how the needlework hobby is put together in Italy. Is there an overriding, an umbrella organization and then smaller guilds, or do we have several separate guilds? Come è organizzata l'associazionismo, tra virgolette, di scuole, eccetera, in Italia? Perché ne hai parlato all'inizio. Sì, ok, ho capito tutto. E allora, funziona diversamente, non abbiamo l'organizzazione che avete voi negli Stati Uniti. Noi guardiamo alla vostra organizzazione con occhi sognanti, perché le nostre associazioni non sono, cioè possono essere gruppi piccoli ma anche grandi, ma non hanno la capacità di comunicazione che hanno le loro grandi guilds. Mhm. Ce ne sono tante, possono insegnare, sono sparse su tutto il territorio e molte insegnano delle tecniche che sono proprio fortemente ancorate al territorio, alcune in modo molto classico, in modo molto tradizionale, e altre anche facendo molta innovazione. The organization of guilds in Italy clearly is very different than what you have over there in the United States, and we quite dream of having the same type of organization here in Italy that you have, because in Italy you can have many different type of guilds, either small or big. It's not a question of size, but they do not have the same capacity of communication and of strength that you do have in the United States. Quite often, they just teach classically in a very academic way techniques. Quite often the techniques are rooted in the territory where the guilds is located. Then there can also be guilds, whatever the size, that are more innovative, but it's a totally different organization, clearly. Okay, so then guilds are more centered around a technique, or just guilds are just part of a region where people get together? Queste scuole si concentrano più sulle tecniche, cioè si organizza una scuola sulla tecnica, o sono più delle scuole o associazioni regionali? Nel senso che ci sono delle scuole che portano avanti una tecnica da sempre, una o più tecniche tipiche del loro territorio, e su quello si concentrano, mentre ci sono scuole che insegnano diverse tecniche e il cui obiettivo è più che altro ricamare assieme e imparare, insomma. Quindi both I would say, Gary, in the sense that there are guilds that are more regionally focused, in the sense that they teach one or two techniques which are rooted in the territory, but there are guilds whose main goal is to stay together, to spread out general techniques or needleworks. So I would say both. Okay. All right. Is there, when it comes to techniques, is there a concerted effort to stay true to the way techniques were done originally, say a century ago or 2 centuries ago or whatever it might be? Is there a concerted effort to stay true to that, or is there a willingness to adapt and change techniques according to whatever an artist might want? Mm-hmm. Per quanto riguarda le tecniche, Nicoletta, in Italia il focus è di insegnare le tecniche come erano, come sono le tecniche classiche, o invece comunque c'è uno spostamento anche solo parziale verso l'innovazione, verso tecniche diverse o modificazioni, tra virgolette, delle tecniche classiche?
Allora, sarebbe bello spiegargli che innanzitutto noi abbiamo veramente un numero di tecniche grandissimo e questo deriva innanzitutto dalla nostra storia, da millenni di migrazioni di popoli Mhm. e questo sarebbe bello spiegarlo. Ci Aspetta che sono, glielo dico, aspetta. ok? First of all, you have to consider that Italy is a country where many different population in time met. You send the Vikings, we had the Arabian, we have the Normans, and the techniques are the results of all these civilizations that in time colonized or were present on the Italian territory. E quindi ci sono tecniche molto antiche e radicate, come dicevo, a certe zone, per esempio Emilia Ars, si traduce Emilia Ars, che è proprio di Bologna, la fanno così da centinaia di anni e ancora insegnano così. Dopo, al contempo, si fa anche, ci sono scuole che fanno anche l'innovazione. There are techniques that are really ancient techniques that have been the same throughout the ages. For example, Emilars, which is typical of the Bologna area, which is in, I would say, center north of Italy. And the technique has always been the same, and it's still taught in the same way. But at the same time, you do have skills which are more innovating, and therefore they introduce new techniques or changes to the old techniques. Quindi cambiando materiali, cambiando colori, facendo la vera innovazione. And therefore making the real innovation, changing materials, changing colors, changing the technique itself. Okay, that's what I figured we had, because when I look at obviously the history, as you mentioned, but also if you look at all the cultures, look at a map and all the cultures that are surround Italy, not excluding Italy itself, but all the cultures, there must be incredible influence of all kinds. Detto che chiaramente guardando la cultura, guardando il passato dell'Italia e vedendo esattamente quello che dicevi tu, Nicoletta, le colonizzazioni, eccetera, eccetera, chiaramente è evidente che ci sia questo retaggio culturale che rimane. Certo, siamo comunque molto interessati anche ad apprendere le tecniche anglosassoni come lo stamp work, per dire sta arrivando adesso da noi e le scuole lo vogliono utilizzare. But anyhow, even though, I mean, we do have these, I would say, more traditional or traditional-oriented way of teaching or on learning the techniques. The Italian market is very open to innovation itself. Just to give you an example, stamp work. Stamp work. Stamp work. Just arrived in Italy, people are hugely interested in the technique. They would like to use it, to learn it. So open to new things all the time then. Yeah. Sempre aperti all'innovazione, alle cose nuove. Sì. Yeah. The here in the States, and well, it's that way everywhere in the world, I think, with this COVID situation, we have experienced tremendous growth and activity in needlework. I assume the same for you folks? Credo che con questo grosso problema del Covid che stiamo vedendo qui negli Stati Uniti, ma anche in tutto il mondo, il ricamo ha avuto un boom. Non so se è lo stesso anche in Italia. Cosa dici, Nicoletta? Beh, il ricamo sta aiutando tantissimo le persone. Il ricamo, come sempre, ci aiuta, ci salva, ci dà la possibilità di concentrarci su altro e quindi assolutamente sì, confermo. I do confirm that it's the same in Italy, because in this very, very difficult situation, Needleworks save people because it allows to concentrate on something else than what is going on outside, of course. Yes, so true, so true. Yep. What are shops like in Italy? Are there a lot of them? A few of them? Do they specialize? How does that work? Com'è la situazione, come funziona la situazione nei negozi in Italia? Sono tanti, sono pochi, sono specializzati? Allora, una volta ce n'erano molti, adesso
che lavorano con tessuti e filati per il ricamo, purtroppo se ne trovano sempre meno. Dopo vado avanti. There used to be many specialized shops. Now shops that are usually specialized with threads and fabrics and specifics for needleworks, less and less, unfortunately. Sì, proprio bisogna anche dire che questo è un problema per noi perché noi difficilmente compriamo kit già preparati. La ricamatrice italiana ragiona sul progetto e in base al progetto vuole scegliere il lino, vuole scegliere il filato adatto e lo vorrebbe toccare con mano, non compra di solito preconfezionato. And this is an issue for Italy because probably different from many other countries, the Italian needle worker does not work with a pre-made kit. The needle worker would like to go through the project, would like to select the threads, select the fabric, select the linen, select each single part, and not having a huge number of specialized shops can be an issue sometimes. Abbiamo alcuni grossi che continuano con l'online, cioè si trovano le cose, ci sono dei grossi centri, però non più tanti distribuiti sul territorio come prima. There are still big brands working, going through online sales, but not so many focused specialized shops as we used to have. Yeah, well, we're all experiencing that. It's too bad. Yes. Anche da loro è così, da tutto il mondo è Okay. paese purtroppo. Yeah, it's sad. What about youth? Interest in needlework from young people? Giovani? Cosa mi dici dei giovani? Sono interessati a ricamo o no? Allora, c'è da fare una considerazione. Quello dei giovani è un po' un problema perché è difficile. Allora, ci sono giovani interessati, li vedi molto anche su Instagram, gente che è molto autodidatta, che fa non proprio ricamo ma filo su tela, ma facciamo fatica a coinvolgerli nelle nostre scuole di ricamo. Cerchiamo di lavorare su questo anche insieme, se vuoi appuntartelo, alla Corporazione delle Arti, che è la nostra unica guild che fa un po' da cappello a tutto il resto. Okay. Well, youth still are an issue, is still an issue in Italy, in the sense that you do have many of them which are quite fond of needleworks and interested. You see it in Instagram, but in the majority of cases, they are self-learned needle worker. They don't just go to the guilds and everything, and they are not so fond in techniques, of course. But in this regards, we try to work hard with the main guilds that we have in Italy, which is called Corporazione delle Arti, which is the Italian name of the guilds that is most important in Italy, and we work together with them. Sì, è anche appena nata, digli solo 3 anni, quindi vedi come siamo indietro rispetto a loro su questo aspetto. It has been founded only 3 years ago, and that just proves how behind we are in comparison to your situation in terms of guilt, of course. Well, at least there's something there for the youth to learn from, so that's good. Yes. Ha detto che è importante perché comunque anche noi abbiamo da imparare dai giovani, quindi il fatto che i giovani ci siano è bello. Sì, assolutamente corretto, sì. Absolutely. Yep. Well, ladies, thank you so much. This has been most interesting. Really appreciate the time and effort that went into being able to talk to you. And congratulations on the English version of the magazine. I know as a new subscriber, I'm going to enjoy it and encourage others to subscribe too, because it's a beautiful magazine and lots of unique projects in it. So thanks, ladies, for doing this. And thanks to everyone for listening. Grazie. Thank you, Gary. Possiamo dare un messaggio finale? Can we give a final message in Sure. English? Right, go on.
io lo leggo, tu lo traduci. Yes. In conclusione vorrei solo dire che per noi è una sfida molto difficile quella di portare Giuliana Ricama fuori dall'Italia. In conclusion, I just would like to add that it's a real difficult challenge for us to just export Giuliana Ricama outside Italy. In mercati e realtà così poco conosciuti e diversi, ma crediamo davvero nel valore dello scambio della cultura. And on realities and markets that are so different, but we strongly believe in the value of the cultural exchange between people. Chiediamo quindi ai clienti di capire che Giuliana Ricama è strutturata diversamente da quello a cui sono abituati e questa è stata la nostra scelta. We do ask our customers, our friends, to understand that Giuliana Ricama is really differently structured and laid out than what they're used to, but it was a real decision taken by the publishing company. Questo risponde alle nostre differenze culturali e questo è proprio il bello di questa avventura. It just answers and spread out our cultural differences, and this is, I would say, the best part of our travel together. Yes, it's a beautiful magazine. Really well done. Thanks for the time. Thank you, Gary. Yep. All right. Thanks. Thank you.